Richard Prince è un artista contemporaneo statunitense che si occupa principalmente di re-fotografi. Viene considerato un pioniere della cosiddetta appropriation art, in italiano arte appropazionista, locuzione con cui si identificano le manifestazioni d'arte che riproducono immagini altrui, oggetti massificati, tali quali agli originali, oppure alterandoli in minima parte. Con capostipite Duchamp e il suo ready-made, l'arte appropriativa privilegia l'idea e il concetto rispetto alla semplice maniera artistica. Nato nel 1949 a Panama da genitori statunitensi e dopo aver terminato il college nel Maine e dopo vari traslochi tra il Massachusetts e Provincetown, Richard Prince arriva a 24 anni a New York. Qui, privo di una formazione tecnica scolastica specialistica e inizialmente attratto dall'espressionismo astratto di Jackson Pollock, il suo interesse si rivolge presto all'immaginario della cultura di massa. Trovato un impiego come compilatore di tear sheets pubblicitarie per il Times, ovvero il lavoro di strappare pagine di annunci pubblicitari per verificarne la loro pubblicazione, Prince si ritrovava spesso con un mucchio di immagini pubblicitarie dissociate dalla loro funzione originaria. Questa esperienza lavorativa stuzzicò il suo interesse per le immagini di consumo e la pubblicità. La sua ricerca artistica parte, infatti, verso la fine degli anni '70 con il semplice plagio e la manipolazione di immagini pubblicitarie. Non particolarmente esperto di fotografia o di pittura, l'artista ha affermato di non aver bisogno d'altro che un soggetto. Il medium sarebbe arrivato comunque. Le opere di Untitled Cigarette del 1978-79 mostrano sigarette in primo piano, mentre ancora Untitled, tre donne che guardano nella stessa direzione, del 1980 invece rappresentano ancora immagini pubblicitarie rifotografate ed affiancate. Una delle più celebri serie di Prince è quella dei Cowboys, realizzata negli anni '80, riprende la figura del Marlboro Man, esplicito simbolo di macho, e ne stravolge il significato. Anche qui Prince rifotografa le opere preesistenti. L'artista presenta infatti la copia di una storia, in questo caso quella del cowboy con gli speroni che cavalca il tramonto nel Far West. In una di queste serie di opere Prince si chiede fino a quando la società sia più interessata all'immagine rispetto alle esperienze di vita vissute in prima persona. Quando la Marlboro smise di usare come visual le immagini di cowboys, Prince iniziò a rifotografare altre immagini pubblicitarie, che ritraevano donne, uomini, seminudi o nudi, intitolandole semplicemente Untitled Publicity. Verso il 1988 Prince realizza una serie di opere intitolate Hoods, dedicate ai cofani di macchina di alta cilindrata. Si tratta di quadri tridimensionali realizzati con cofani di macchine vere degli anni 60-70 da lui collezionati, sabbiati e laccati. Si proponevano come riflessione disincantata sulla trasformazione dei modelli dell'industria automobilistica americana. La ricopiatura con interventi pittorici ha rappresentato per Prince un ampliamento di quella eseguita mediante macchina fotografica. Questa tecnica è stata utilizzata per la serie Nurse Painting, realizzata a partire dal 2002 in avanti. Ispirata alle copertine kitsch dei libretti pulp, di romanzi brevi e di riviste degli anni 60-70, anche la serie Nurse Painting è un'opera basata sulla scansione e sul ritocco. Queste opere testimoniano un complesso processo di appropriazione e manipolazione dell'immagine. Tecnicamente le figure subiscono un processo di trasferimento e ingrandimento delle copertine dei romanzi alla tela, mediante stampante a getto di inchiostro. Successivamente, l'artista modifica alcune parti della figura o offusca lo sfondo attraverso interventi pittorici o sgocciolature d'acrilico. L'opera di Prince, basato sul reimpiego di immagini, è sempre stata intrinsecamente soggetta ad andare incontro a controversie. Nel 2008 il fotografo Patrick Carew denunciò Prince e altri artisti per l'appropriazione indebita dei suoi lavori. Nel caso di Prince, 35 scatti furono da lui a malapena modificati, mentre altri ulteriori 28 contenevano frammenti delle opere del fotografo. Prince annunciò felicemente nel 2014 di aver vinto la causa. Tuttavia, a volte i soggetti delle foto utilizzate nei suoi lavori hanno trovato una pronta risposta. Nel 2015, in una mostra intitolata New Portraits, dove Prince espose foto plagiate dal feed del proprio Instagram, la modella Emily Ratajkowski ribatté l'operazione artistica brillantemente, vendendo come NFT una foto di se stessa davanti all'opera di Prince. Similmente,
Come controversia, sempre sull'operazione di abuso del feed dei social, fu il divertente scambio tra Prince e l'artista appartenente al gruppo delle Suicide Girls, un gruppo di modelle online underground, dove la fondatrice del gruppo, Miss Suicide, ribatté alla vendita della propria foto rubata e proposta alla quotazione di mercato dell'opera di Prince, mettendo a sua volta in vendita la sua stessa foto ad un prezzo molto più conveniente e, come lei stessa ha affermato, direttamente dal produttore. Vissuto sempre sul limite della realtà veduta da altri e intenzionato a rimanere sulla frontiera dei concetti di proprietà intellettuale e libertà di espressione, non stupisce come quindi Prince sia sempre stato, nei suoi anni di attività, dagli anni 70 ad oggi, uno dei più grandi esponenti dell'arte contemporanea. Il suo stile è mutato e si è evoluto nel corso degli anni, anche una volta diventato padre, e alla fine, coerentemente con la sua poetica, come afferma lui stesso, quando talvolta entro in una galleria d'arte e vedo il lavoro di qualcun altro, penso tra me che avrei voluto farlo io stesso.